Buongiorno e benvenuti ad un nuovo episodio di 4 minuti di storia, arte e cultura a Vienna con la vostra guida virtuale Achim Ferrandina. Questo episodio tratta dell'accesso alla cultura, alla formazione, a libri, oggi ed in passato. Siamo molto vicini alla vecchia università della città di Vienna, quella fondata da Rodolfo IV il Magnanimo, di cui abbiamo già parlato. Per quanto riguarda l'accesso a libri e quant'altro, è per noi oggigiorno normalissimo, quasi naturale, di essere in grado di leggere, essere in grado di scrivere, avere accesso a biblioteche, andare a scuola e così via. Ma non è sempre stato così. Innanzitutto in passato pochissime persone sapevano leggere e ancora meno erano in grado di scrivere, perché scrivere era molto complicato, si utilizzava la pergamena per esempio, tutto fatto a mano, molto complesso, molto costoso. Per dirvi, solo per copiare un'unica Bibbia impiegavano svariati anni. Poi col tempo inizia e arriva la stampa, ma ancora un sistema abbastanza complesso, molto caro e molto complicato, e un giorno arriva una persona che io apprezzo particolarmente, il signor Johannes Gutenberg. Siamo alla metà del 400 circa e lui inventa la stampa con le lettere, penso si dica amovibili o movibili e così via. Tramite questa tecnica diventa possibile stampare in tempi più brevi a costi più bassi. Sarà un processo molto complesso, molto complicato, che lo porterà addirittura ad essere, gli verrà fatta addirittura causa da alcuni dei suoi partner, però ci riuscirà. E sarà in grado, per dirvi, al culmine della sua carriera, se vogliamo dire, a stampare 180 Bibbie a colori in un arco di soli 2 anni. Ora voi direte, ma come soli 2 anni? È un sacco di tempo. A quel tempo, nello stesso tempo, impiegavano 2 anni per un'unica Bibbia. Quindi davvero una rivoluzione impressionante. Ora, perché vi parlo di Johannes Gutenberg a Vienna, no? Ne parlo a Vienna, non è stato mai qui che io sappia, però qui vicino, a breve lo vedrete, c'è un monumento dedicato proprio a lui, che venne costruito nel 800 sotto incarico dell'organizzazione degli stampatori della città di Vienna. Oltre a questo, a Vienna abbiamo una cosa molto importante. Vi ho parlato prima di quelle 180 Bibbie che lui stampò a colori. Di quelle ne sono rimaste soltanto 52 e soltanto 22 di queste sono complete in tutto il mondo. E a Vienna, nella Biblioteca Nazionale, abbiamo una di queste Bibbie complete, originali, di Johannes Gutenberg. Adesso iniziate a vedere pian pianino lì sullo sfondo Johannes Gutenberg. Ora ci dà le spalle, ma a breve si girerà, o noi meglio gireremo intorno a lui e andremo a vedere questo. Io lo definisco un po' un eroe personale della storia, perché per me è davvero molto singolare il fatto di avere accesso oggigiorno a scuole, essere in grado di leggere libri, essere in grado di studiare, leggere, informarsi. Una cosa davvero molto singolare, molto bella, forse la prima volta nella storia in assoluto in cui abbiamo tutto ciò. Oggi abbiamo i computer, oggi abbiamo gli ebook e internet. Un tempo le cose erano un po' diverse. Quindi eccovi qui Johannes Gutenberg. Spero che vi sia piaciuto questo episodio. Se sì, sapete, pollice in alto, lasciatemi qualche commento, abbonatevi al canale, la campanella mi aiuterebbe tanto. E se vi interessa sapere di più su queste zone qui, poi sono già disponibili, come penso sappiate, già i tour che potete prenotare online, virtuali, live. Bene, vi ringrazio, vi auguro una buona giornata, ci vediamo la prossima settimana con il prossimo episodio di 4 minuti di storia, arte e cultura a Vienna. Ciao, grazie, mi raccomando, divertitevi e ciao! Cinque, 4. Possiamo fare 2, 1, 0. Una volta, one take. Accesso, come si dice? Accesso alla Minuti die Storia, das war zu spät. Das Vier, was kam so langsam daher, so raucht. Sti cazzi. Madonna. Stehen. Stop.